ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はトスカーナにあるキャンティのキーニさんに本物のスペシャリストによる本当の話を伺いたいと思います。Allora, non è facile per niente. Sarebbe molto più facile avere un bel campo di margherite e costruire da zero che non portare nella modernità una cosa antica. E questa è la cosa più difficile, perché ci vuole tanto tempo, ci vuole cultura, ci vuole passione, e la cosa più difficile è quando si parla con i genitori, con i nonni, spiegargli che le cose che hanno fatto fino ad ora non vanno tutte bene, vanno un po' modificate, adattate, perché le motociclette o le macchine che facevano negli anni 70, se le metti in pista ora non vincono più. Bisogna fare con le nuove regole, con le nuove macchine moderne che vanno di più di quelle vecchie, perché è difficile far capire a mio padre: ma noi abbiamo sempre fatto le migliori ruote di legno del Medioevo, ma ora babbo, le ruote di legno e non si vendano più, ora ci vuole le ruote di gomma e bisogna farle bene, con la migliore tecnologia. Bisogna sempre studiare. Il fatto che siano 300 anni di storia familiare è una cosa che sta lì, che ricorda, che fa un po' coraggio, però alla fine l'importante è mettere la sveglia alle 5, alle 6 di mattina e iniziare a lavorare e studiare sui libri e cercare sempre di innovare, di fare dei prodotti attualizzati, anche andando a scoprire le cose vecchie, come abbiamo fatto al pranzo di oggi, le cose magari scordate e noi però le sappiamo. Questa è l'importanza magari di una tradizione antica, quella di avere un archivio e vedere se alcune cose si possono portare nel 2020, nel 2030, cose antiche. Un pochino si possono riadattare, sempre però suonando la stessa musica. È come un concerto jazz. Ci vuole cultura per fare quelle note, quelle cose sempre nello stesso modo, però in modo moderno, e questo è fondamentale, avere sempre una visione di progresso, però non è facile. Allora, nella nostra cultura, che è una cultura antica, noi consideriamo l'animale per intero, non solo il prosciutto, ma il prosciutto è una delle tante cose, perché per noi è molto importante il rispetto dell'animale e si rispetta l'animale da quando nasce, per tutta la vita, quando muore e anche dopo morto, utilizzando tutto. Il prosciutto è un taglio anatomico dell'animale che è conservato con l'azione del sale disidrata, leva l'acqua. Però è una delle cose, come è importante il prosciutto, per me è importante la pancetta, è importante la spalla, è importante il collo. È come se uno ha 10 figli, quale di questi 10 è migliore per il padre o per la madre? Nessuno, sono tutti importanti uguali e tutti vanno fatti allo stesso modo. Poi può darsi di questi 10 figli uno è più conosciuto, però tutti hanno le loro caratteristiche. Non possiamo fare gli spaghetti alla carbonara o prosciutto, ci vuole rigatino. Per fare i panini è molto buono il capocollo, forse anche meglio del prosciutto. Poi il guanciale, serve anche quello per cucina, le salsicce, tutti hanno la loro particolare caratteristica. E l'importanza della nostra cultura è quello di spiegare alle persone e farle conoscere che ci sono tante cose interessanti, e così si apre la mente delle persone
che non vedano una cosa sola ma ne vedano tante, e si utilizza tutto, non solo una cosa sola. Come la Formula 1 car is good for the race track but not for the Parigi-Dakar. For the Parigi-Dakar you need a off-road car, you need both. Yeah. You need the Formula 1 when you do Formula 1 and other car when you do the Parigi-Dakar or the race. But the same are not good for every day. For every day you need the little car, the smart, to go around and park everywhere. So it's the same for the ham, for everything. Any product is good for a thing. Allora, i nostri clienti sono soprattutto persone del posto, locali, che sono già tornati tante volte qui perché facciamo le cose antiche che nessuno fa più, che tanti non si ricordavano nemmeno che esistevano, che lo faceva la nonna, che lo faceva il babbo, queste cose qua. E qui è molto importante per spiegare come si mette in tavola le cose, perché purtroppo molti vecchi ora non ci sono più e quindi sta a noi spiegare direttamente alle persone come si fa a mettere in tavola le cose, come si fa a cucinare. È un lavoro più complicato, ma rientra nel percorso di modernizzazione dell'azienda. Quello che prima non era importante fare, ora invece è fondamentale fare, e non è facile per me fare un lavoro in più, però va fatto se è necessario, e si cerca di farlo divertendosi, perché è molto importante anche quello. Quando le cose si fanno con passione non si lavora. Per me, io ho mai lavorato un giorno in vita mia, io ho sempre vissuto così. Eccoci qua. Così. Non è un lavoro per me questo, è vita, è differente. Certo che si accettano, ma è molto più facile parlare agli stranieri che non alla gente del posto, perché gli stranieri ci perdonano più cose, mentre invece i locali bisogna essere proprio precisi. È facile, certo, prendiamo volentieri. Roba buonissima. Oh, complimenti, Faremo delle vere e proprie scuole di queste cose qua, semplificate ma complete. Scrissi un libro, un manuale di cucina per un gruppo giapponese qualche anno fa, e ora è ancora lì, che lo darò poi su CD a chi viene, con le ricette, va diffuso il sapere, ora bisogna diffondere. Bisogna staccarlo dalle persone, perché le persone muoiono, e attaccarlo alla struttura, il sapere, perché la chiave è questa dell'ecologia, di sapere come funziona un certo posto, cosa bisogna fare, come bisogna fare. Poi si può nascere dappertutto nel mondo, ormai è un mondo globalizzato, col telefono ora siamo qui, tra un secondo siamo a Tokyo. Mi sono trovato molto bene, mangiare ottimo, di qualità molto buona, mangiare di una volta, si trova in pochi posti a mangiare così. Mi sono trovato molto bene, consiglierei a degli stranieri, a alcune persone, di venire a questo ristorante perché senz'altro si troveranno bene. Grazie. Allora, noi in Chianti abbiamo tutto. Abbiamo castelli, abbiamo frutta, abbiamo buon vino, olio, abbiamo panorami, abbiamo delle strade molto belle per guidare, però non ci sono donne, quindi devono venire più donne possibili, giapponesi, di tutte le razze,
Basta sia, noi si prendano sempre volentieri. E questo è quello che volevo dire. Venite e soprattutto donne. Thank you for watching! 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。